Insonnia, disturbi digestivi che peggiorano nei periodi di maggiore stress. Ti suona familiare? Questi sintomi hanno una lettura energetica e possono essere alleviati attraverso lo shiatsu e la pulizia energetica. Ma tu vuoi fare qualcosa prima che la situazione peggiori? Ciao, sono Sara. Dal 2008 aiuto le persone che vogliono ritrovare salute e benessere, sostenendole con metodi naturali come lo shiatsu, la pulizia energetica e una cosmetica naturale speciale che non è soltanto bellezza ma è soprattutto salute. Nel mio video Energia a prova di scettico ti ho spiegato come l'energia faccia parte della nostra vita quotidiana e come tutto possa essere spiegato attraverso il ciclo di trasformazione dei 5 movimenti energetici che sta alla base dello shiatsu. Inizia oggi un ciclo di video in cui riprenderemo tutte le storie che sono state lasciate in sospese nel video Energia a prova di scettico, quindi ti consiglio di guardare questo video per potermi seguire meglio. Siamo partiti dal concetto di idea e abbiamo detto quanto fosse difficile stare dietro alla creatività, alla nostra progettualità, se siamo sepolti dalle cose da fare, da 1000 impegni, magari anche lavorativi, in un periodo di particolarmente stressante. L'energia legata alla progettualità, alla creatività, all'azione è un'energia che appartiene al movimento legno ed è collegata all'energia di fegato e di cistifellea. Se ci pensi bene, si dice anche nella nostra cultura, certo ci vuole un gran fegato a fare questa cosa. E cosa significa? Significa che ci vuole coraggio, ci vuole intraprendenza, ci vuole progettualità. Quindi questo concetto di dare al fegato l'energia di generale, di azione, di colui che si muove per conquistare ciò che desideriamo è proprio anche del nostro linguaggio comune. Certo che l'energia di fegato fa il suo dovere fin tanto che non la stressiamo troppo. Se siamo troppo sovraccarichi di attività e di cose da fare, è possibile che questa energia inizi ad andare in disequilibrio. Però, come sappiamo, nulla si crea né si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi se un'energia che abbiamo portato all'eccesso non riesce a canalizzarsi nel modo giusto, tenderà a trovare uno sfogo altrove. Ed è così che magari andrà a disequilibrare degli altri sistemi e inizieremo magari a soffrire di insonnia oppure inizieremo a soffrire di mal di stomaco, di difficoltà di digestione, di bruciori o di difficoltà con il ciclo mestruale per le donne, ad esempio, oppure potremmo iniziare a non voler più avere una vita sociale perché non ce la sentiamo, siamo troppo stanchi o ci portiamo verso l'isolamento, preferiamo isolarci o al contrario tendiamo invece ad avere un atteggiamento che non è cautelativo per la nostra salute, quindi andiamo verso l'eccesso, quindi tendiamo un po' a farci del male con i nostri atteggiamenti. O ancora possiamo essere colpiti da senso d'ansia che si accompagna appunto a non riuscire più a tenere le redini della situazione e quindi anche ad una sensazione di impotenza, di svalutazione di se stessi, ok? Qui naturalmente io sto semplificando al massimo perché ogni persona è un sistema complesso e ogni situazione va analizzata nello specifico. Ma sto cercando di farti capire come appunto tutto ciò che ci appartiene può essere espresso in termini energetici e come tutte queste cose possono essere affrontate, sostenute e ribilanciate anche con lo shiatsu e la pulizia energetica. Quindi se davvero vuoi fare qualcosa per te stesso, chiama ora e prenota la tua seduta.